Spero che vi sia piaciuto questo video. A me il vino mi è piaciuto molto. Ok, mettetemi il link bip di tutto, tutti norcini e cari amici camminatori delle vie francigene, perché le vie francigene non ce n'è una sola, ce ne sono tantissime. Per fare un esempio, da Lucca ad andare a Pescia avete la possibilità di prendere 3-4 vie, ok? Potete scegliere voi quella che vi piace di più o di meno. Questo è un esempio, come in qualsiasi posto, qualsiasi tratta, la potete fare sulla strada, fuori strada e via discorrendo. Comunque sia, oggi cosa andiamo a fare? Una cosa meravigliosa. Un nostro, diciamo così, produttore lungo la strada, sempre della via Francigena, in Emilia Romagna, praticamente fa questo aceto, fa un aceto di una bontà unica. Addirittura noi abbiamo la possibilità oggi di usare un aceto di 12 anni e un aceto di 40 anni e andremo a fare praticamente un prosciutto nobile. Sono stato dietro il mio macellaio mi ha dato, diciamo così, tutta la parte della rifinitura del culatello, del prosciutto, l'80% praticamente di magro, ma il magro quello più buono che esiste. E poi ci ho messo il 20% della parte qui dietro, che sarebbe la parte che poi quella che diventa, diciamo così, il lardo, il famoso lardo di colonnata viene fatto con questa parte qui dietro. Comunque sia, andiamo a vedere i prodotti, è una cosa molto interessante oggi e credo che sia anche abbastanza semplice e non banale. Andremo a fare un bel, diciamo così, strolghino, perché alla fine è uno strolghino, o salame nobile, io lo voglio chiamare salame nobile, con i prodotti di questo nostro produttore che si chiama Venere Nera. Questo è il 12 anni, questo è il 40 anni. Pensate voi, questo qui l'ho già aperto perché ho dovuto fare questo salame qui che per fare, diciamo, comunicazione con voi, l'ho fatto una quindicina di giorni fa, allora l'ho già aperto, ma lo andiamo a replicare oggi. Oggi andiamo anche ad aprire anche questo qui. Comunque abbiamo, come ho detto, la parte l'80% di nobile. Ok, nobile, che è la parte vicino al culatello, la parte del prosciutto, la parte quella più tenera, la parte della groppa. Abbiamo la famosa droga per norcini che la trovate sul sito della Compagnia delle Indie. Abbiamo il sale importante, sale marino, ok. Abbiamo un po' il nostro pepe, ok. Io ho messo i budelli in acqua calda, sciacquati bene e aceto. Li ho messi una mezz'oretta prima, ok? Si parte, signori, attenzione, si parte là. Al macellaio gli ho chiesto di macinarmi la carne, 2 volte l'ho fatta passare, ok? Diciamo così, i buchettini fini e 2 volte. Andiamo a mettere il sale e vi ricordo che il sale è il 2% su ogni chilo, il 2% di ogni chilo. Ci andiamo a mettere un pizzichino della nostra droga, che in questo caso è droga Torino, ma può essere qualsiasi droga per dolcini, e se tanto già me lo chiedete, perché me lo chiedete sempre dove si trova, io la prendo sul sito Le Compagnie delle Indie. Pepe, ok, girata, è importante. E ora andiamo a fare, attenzione, guardate che spettacolo, scendiamo, ok, siate generosi, se no è inutile, questo so, è prezioso, voilà. Man mano andremo a vedere se basta o non basta. Non è retrogusto, io ce ne metterò un po'.
tanto si asciugherà, quando si asciugherà rimarrà questa bontà. Voi non potete immaginare se la telecamera fosse olfattiva, sareste già svenuti, sareste già tutti svenuti dalla bontà. Buono, buono, un goccino in più, un goccino in più, così buono. Ah, vedete che crema, è una crema, guarda, guardate come scende, mamma mia, che bontà. Ripeto, questo è il 12 e questo è il 40 anni. Non so chiamato quello lì, Ora girate bene bene per 10 minuti. Io c'ho una mosca che mi vola addosso. Fra una decina. Io l'ho girato e l'ho lasciato anche un po' riposare. Ho lasciato riposare anche un pochino, una mezz'oretta, è rimasto a nanna. Lo rigiro ancora un po', è importante, farò una cosa assurda, via, apriamo assieme, no, dite, magari chissà cosa ci ha messo lì, quello di 40 anni e ci andiamo a mettere una lacrima perché altrimenti è da piangere, è uno spreco. Ok, qua abbiamo il nostro dosatore, che se faccio così, immaginate, è importante. E andiamo a fare una cosa super colativa con il nostro 40 anni, speriamo di non far danni, questo l'ho messo poco, guardate qua, guardate, non scende neanche. No, pazzesco, madonna mia, io non avevo mai assaggiato un aceto così vecchio e ora capisco, già fra questo e questo c'è già una differenza abissale, figuriamoci fra il 12 e il Ponti, come esempio, Ok, ora io mi ero già preparato il mio budello, l'ho chiuso in fondo e cominciamo come sempre. Ok, prendiamoci il nostro tirabuchi, cominciamo da subito. Questo è il salame nobile, voilà, l'ho fatto un pochino più piccolino perché con quell'altro mi ci vuole questo perché ci devo fare un'altra cosa che la vediamo. È importante che voi subito, ora vedete, gli leviate l'aria subito, in maniera che ora, se no qui, voilà, anche un po' stenderlo, così significa, e via l'aria, è importante, questo è il movimento. Voilà, et voilà, les jeux sont faits. Non so cosa ho cascato. Ok, di qua l'avevo già chiuso prima all'inizio, ci chiudiamo anche questa parte. Bene. Salame nobile, sbocchiamo così, e questo qui facciamo, siccome è delicato, faremo 2 giorni in una stanza dai 18 ai 22 gradi, guardate un po' voi con un termometro,
createvi una situazione, chiudete anche magari le finestre, potete anche usare un bagno, se avete 2 bagni a casa, o se avete la cantina ovviamente. Però subito in cantina no, deve prendere un po' di caldo, deve prendere un po' di calore, diciamo così, perché si chiama stufatura o asciugatura, come volete voi. La stufatura perché si veniva messo davanti al camino o davanti alle stufe, visto che ora è caldo, comunque 48 ore ad asciugare, e questo qui è uno. Poi volevo fare piccolini, sempre devo fare dei bocconcini. Questi ci vediamo fra un po', nel senso che io faccio così, ci vediamo fra un po' perché se no il video si allunga troppo. Ok, così, benissimo. E ora leviamo tutto quello che non ci serve. Importante lavorare sempre con il necessario davanti, il resto levatevelo. Questo in generale in ogni cucina, non solamente nella norcineria. E ora andiamo a bucare, perché se no non scenderebbe, le nostre piccole salsiccette gourmet con l'aceto di 40 anni e 12 anni. Ora non potevo mettere tutto un aceto di 40 anni qui dentro, però insomma scaffa la miseria. Comunque già è bastato. Allora gli faccio già inizetti, vedete cosa faccio? Nizzettini, se no si stappa il budello qui, capito? Se lo faccio così, già qui io vado già nella chiusura. Guardate, ne faccio massimo una. Very simple, tac, ok, e possiamo fare anche così, senza stare a fare giochi di prestigio, così. Queste sono salsiccine che, ripeto, sono salsicce gourmet. Qua usiamo il suo budello, usiamo per chiudere, vedete? Ho usato il suo budello, levo la parte in eccesso. Per non impazzire farò un giochetto così, poi farò un giochetto così e poi farò un giochetto così, via tutto, e andiamo a very simple. Fatto così è più semplice, yes. Così, e queste qui le possiamo mangiare sia subito, immediatamente a crudo, spalmate su una crosta di pane, magari toscano, con poco sale, così abbiamo la possibilità di sentire l'interno, di assaporarlo di più. E poi il sale in generale un po' lo odio, ne metto poco, infatti il 2% sono fra pochi, di solito sento mettere il 3%, il 2,7% e anche di più. Ci siamo quasi. Allora, guardate qua, cosa è venuto fuori. È venuto fuori. Queste qui che le possiamo fare seccare a cacciatorini, le possiamo mangiare subito. È venuto fuori questo qua, che è la stessa cosa. Questo qui diventerà così. Dopo, ve l'ho già detto, le tempistiche già ve l'ho detto. Via. Passiamo alla cosa più bella, alla degustazione. Sì. Anche Cocò ha voluto la sua parte. E ora vi farò vedere una cosa strepitosa. Questa qui è la cantina, diciamo, attuale. Questi sono quelli diciamo, si sono induriti. Ora quelle sono altre cose che andremo a vedere più avanti. Praticamente sono gli strolghini
che abbiamo fatto con i piccini induriti. Ok, praticamente vi farò vedere questo vino di nostro collaboratore Valdrighi, Fattoria Valdrighi. Si trova praticamente a Monte Carlo di Lucca, non Monte Carlo in Francia. Questo qui è un Merlot in purezza, lui c'ha Sangiovese, c'ha di tutto, cioè se andate sul nostro sito shop ristoro.shop lo trovate, e farò la degustazione. Però questo Merlot suo che è in vendita, sotto nella descrizione vedete il sito è ancora in costruzione, secondo non abbia fretta. Ecco, mi sono scordato il bicchiere, vado a prendere il bicchiere. Fattoria Valdrighi. Ricapitoliamo: salsiccetta fresca con l'aceto balsamico del nostro amico Venere Nera, 40 anni, e andiamo a fare, mamma mia, Fattoria Valdrighi. La nostra, Madonna che schiaffo che è. Il nostro strunghino, vediamo come è venuto. Questo considerate che io l'ho fatto 12 giorni fa. Ok, facciamo così, di solito. Vediamo a favore di camera, no, camera da letto. Che dite? Cosa ne dite? No? Diciamo mamma mia, c'è questo gusto di aceto pazzesco. Ora non lo smettere, non deve neanche maleducato. Vi ricordo che il nostro, diciamo, shop, sito in costruzione, ma non è solamente un sito, vi indicherà anche tutti i percorsi, gli ostelli, le trattorie, dove andare a mangiare, dove andare a dormire, dove affittare la bicicletta, qualsiasi cosa nei tragitti, qualsiasi via. Ovviamente avete la fortuna di fermarvi negli hotel, nei bed and breakfast, dove ci sarà questa roba che sarà in vendita, cose che saranno in vendita e che potete acquistare sia lì sia comodamente, se vi sono piaciute, poi sul sito. Scordato di degustare il 40 anni. Guardate qua, non sono scendere in meno. Oh, va bene, ragazzi, oh, è da svenire. Io spero che vi sia piaciuto questo video. A me il vino mi è piaciuto molto. Ok, mettetemi il link bip di tutto, perché mi sembra giusto. Ci stiamo impegnando tutti, mi sto impegnando, poi insomma ci guadagnate voi, perché sono tutte ricette, sto facendo ricette molto semplici, molto belle. A presto. Buono.